Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi mi vedete senza guanti, senza giacca, senza Sara. Siamo a Cascavel nel sud del Brasile e stiamo andando finalmente in un'officina Yamaha. La Tenerona scarica non la riconosco più. Scusate, ma quando vado senza Sara e senza bagagli sembra di guidare un'altra moto, ma soprattutto hai quella sensazione di libertà di controllare meglio la moto, ovviamente senza esagerare, comunque quella sensazione che un po' ti fa sorridere dentro al casco. Ma penso che questa sensazione di libertà ce l'abbia anche la Tenerona, perché questa ha preso la rotonda contromano, ce l'abbia anche la Tenerona perché un conto è portare sulle proprie spalle 500 kg ed oltre, mentre un conto è portare solo me, anche se sono un manzo, però comunque c'è una bella differenza, dai. Siamo arrivati nella via dei negozi e il concessionario Yamaha, eccolo qua sulla destra. Noi parcheggiamo proprio fronte porta. Allora adesso vi ripresento una persona che già conoscete e come sono arrivato mi ha insultato. Eccolo qua. Tutto bene? Salute. Come stai? Tutto bene, tranquillo. Tranquilo. Un po' cansato. Creo. Perché il Brasile è complicato. Venivo en vía 277 de Quixidá para acá. Todentópolis para acá. Muy caro, ¿eh? Camion. Camiones de más. C'è lluvia. Sì, también. Adesso dobbiamo portare a lavare la moto, ho preso appuntamento, lui già sapeva tutto perché mi fido di lui, perché è un'azienda che a maggio, quando siamo arrivati qua, hanno lavorato benissimo. Devo fare tantissime cose alla Tenerona e le voglio fare qua. Ho fatto una lista di tutte le cose che voglio cambiare ed altre controllare. Adesso però guardate la condizione della Tenerona, quindi prima cosa da fare prima di fare il tagliando è sempre lavare la moto. Sono quasi 2 mesi che la povera Tenerona solca le strade dell'Uruguay e del sud del Brasile. Portate dall'Italia, ripartite al volo, ora seguiamo Fernando con il RAM verso un punto dove poter lavare la Tenerona. Mi ha detto stai tranquillo, io ce la porto sempre, ormai è una persona fidata, la lava con tutte le accortezze del caso. Forse siamo arrivati. Io ho lasciato il lavaggio. Io mi scrivi atrasato, no? Lei no, atrasato. Torniamo al lavaggio, abbiamo lasciato la Tenerona, poi ci ha portato qua in struttura, ora riprendiamo la Tenerona dopo 7 ore di lavaggio. E o bronze? Bronze. Sì, De bombinhas, praia. sì. De foto. È spettacolare che foto, eh? Ma la seconda foto sorte, che non ok, prego. Immagina, no, se mira il cellulare se rascia todo. Não puedo, não puedo. Tira Francesca, deixa a Sara. Avevano paura di vedere nella seconda foto, dove Sara stava in costume, di vedere nella seconda foto il mio fondoschiena ibrizoma. Hanno detto sono stati fortunati di non trovarmi. Obrigado. Io già l'avevo da qua. È nuova. Poi dobbiamo condividere anche una cosa, che qua a pulire la moto è stata una donna. Una bellissima donna. Grazie. Come potete vedere è sceso anche il sole, sono le 7:47 di sera ed ora andiamo a mangiare tutti insieme. Lasciamo la moto qua, poi domani mattina Fernando la porterà in officina. Ci siamo lasciati con l'arrivo a casa di Portuga, ma ora come potete vedere è tornata la luce. Per voi sono stati pochi secondi, per noi circa 10 ore, ovvero è passata la notte. Adesso ho chiamato Uber e andiamo tutti diretti dalla Tenerona in officina. 40 metri dovrebbe arrivare. Buongiorno. Francesco. Buongiorno. Eccoci arrivati. Questo è il negozio ufficiale Yamaha qua a Cascavel. I veterani del canale si ricorderanno questo posto perché qua a maggio dell'anno scorso siamo arrivati per sistemare il paraolio sul cardano. Ed ora la domanda nasce spontanea: ma perché Francesco siete tornati proprio qua? Già lo abbiamo detto nelle dirette, una delle cose più difficili per la vita che conduciamo è proprio quella di trovare una tienda, un negozio che possa sistemare, che possa tra virgolette prendersi cura della nostra moto come lo si può
fare tranquillamente in Italia. Ma ora basta chiacchiere, andiamo diretti in officina per controllare un po' la situazione. Ah, aspettate, ultima cosa, mi vedete con gli occhiali da sole in quanto ieri sera a metà serata il valore di capirigna presente all'interno del mio sangue era talmente elevato che potevo dire cose di cui magari in futuro avrei potuto pentirmene. ¿Todo bien? ¿Está lindo hoy? ¿Tranquilo? Tengo un loco. Se bebe mucho, ¿eh? No. No se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Indossa gli occhiali. Sì, dai. Perché il mio occhio è tipo quello di Bud Spencer, fino come alla cantina Valduga. Pro ora vamos. Siete pronti a vedere la Tenerona nuda? Questa è la situazione attuale perché sono arrivato un po' in ritardo. Quindi ora con calma e dedizione controlliamo se loro stanno lavorando bene. E comunque al volo vi faccio una lista delle cose che voglio controllare e cambiare. La cosa più semplice, olio del cardano. Piccolo mio personale banale consiglio: ogni volta che si cambia l'olio del motore cambiare anche l'olio del cardano. Anche se Yamaha consiglia ogni 20.000 km, mentre l'olio del motore ogni 10.000 km. Ma parliamo di 200 ml, quindi di un costo veramente basso. Ripeto, mio personale consiglio di cambiarlo sempre. Ho cambiato l'olio del motore. Se vi ricordate, questa moto ha due tappi. Questo aveva un problema, l'abbiamo sistemato in Argentina, ovvero la filettatura era saltata. Abbiamo messo un inserto in acciaio per riportare la filettatura alla stessa misura del tappo. Mentre la filettatura del tappo dietro, per fortuna, l'abbiamo controllata e non ha problemi. Filtro nuovo. Per quanto riguarda l'olio del motore, io utilizzo sempre il Motul 7100 full sintetico, mentre qua utilizzano l'originale Yamaha, ovvero Yamalube, nel caso specifico 1040. Quest'olio è semi sintetico, però comunque consigliato appunto dalla Yamaha. Altra cosa che voglio fare è cambiare l'acqua del radiatore. L'ultima volta l'ho cambiata nel 2020. Altra cosa che assolutamente dovevo controllare sono le candele. Anche in questo caso Yamaha consiglia di cambiarle ogni 20.000 km, mentre io l'avevo cambiate prima di spedire la moto e attualmente queste candele hanno quasi 40.000 km. Questa è la situazione delle candele. Queste due riguardano il cilindro lato opposto radiatore, ovvero questi due. Queste due invece riguardano il cilindro lato radiatore. Per i possessori della Super Tenere questo è un po' il tallone d'Achille di questa moto, e anche queste bobine le avevo cambiate a 100.000 km prima di spedire la Tenerona in Sud America. E per proteggerle loro utilizzano questa guaina che resiste fino a 125 gradi. Importantissimo, la larghezza di questa guaina, ovvero il diametro, deve essere praticamente uguale al diametro della bobina, in maniera tale che quando la scaldano aderisce perfettamente alla bobina stessa, senza ovviamente avere del materiale in eccesso. Sta perfetta. Non che non se vai ter, ma se vai demorar mucho más. Non cola. Pero não deixa sair. Esse. Sim, mas quanto grau está agora? Bota o dedinho, bota o dedinho. Mira, põe o dedo. Vou parar de tacar fogo, tirar. Bota o dedo, bota o dedo. Ele não continua a combustão. Esto é o mesmo. Isto. Esto. Entenda o que tem que ser. Tem que se lembrar que para se sacar o motor tem que estar quente, porque frio não saca. Porque não ele deixa entrar água também. Entendeu? Está cerrado. Porque é mais grande. Sim. Ele entra mais justo. Mais perfeito. Entra mais justo. Mais perfeita. É melhor por la lluvia. É melhor Sim, porque... porque quanto mais apertado, se menos água. Vamos a provar. Não, em minha moto tem isso. Tiene? Sim. Perfeita. Não, você só... E visto che ci troviamo in un'officina veramente tecnica, ne approfitto per fare anche questa modifica. Se vi ricordate, avevo un problema al connettore del faro, avevo fatto un po' una soluzione, un accrocchio a Montevideo. Questo è il lavoro che avevo fatto, ora cerchiamo di migliorarlo con
questo, che ovviamente ha lo sgancio rapido. Pulito i corpi farfallati con il prodotto specifico, guardate, sono come nuovi. Ulteriore cosa da sistemare, vedete il cavo giallo che io avevo collegato all'interno di un fusibile. Se vi ricordate, avete visto il video dell'installazione del CarPlay, è un mio lavoro. Ora lo spostiamo per trovare il positivo da un'altra parte. Io non metto bocca al riguardo perché voglio vedere come lavorano loro. Guardate la condizione dell'olio motore, è importantissimo. L'olio l'avevo cambiato quando la moto aveva 131.000 km, ora ne ha quasi 142.000. E altra cosa molto importante, il consumo era zero, nel senso che negli ultimi 11-12.000 km non ho mai aggiunto olio perché il livello stava sempre al massimo. Grande Tenerona! Ho controllato anche le pastiglie dei freni anteriori, non so se riuscite a vederle, provo anche ad illuminare. Possiamo dire tranquillamente che sono un po' meno di metà vita, quindi visto il contesto generale qua in Sud America dove è difficilissimo trovare delle cose, andremo ad installare queste SBS. Me le ha consigliate Fernando, che le utilizza anche sulla sua moto, ma un po' le ho testate anch'io perché a maggio le abbiamo installate nel freno posteriore, sono sintetizzate e vi posso dire per l'esperienza acquisita che la frenata è veramente buona, anche con la pioggia, che non sempre è scontato. E comunque, se guardate, vengono prodotte in Europa. E nella parte posteriore troviamo tutti i modelli di moto per cui possiamo utilizzarle. Mi ha consigliato queste rispetto alle originali perché qua le originali costano letteralmente un occhio della testa, quindi cerchiamo come sempre di fare il giusto compromesso rapporto qualità-prezzo. Grassa adesiva. Acá, no, tiene un po' di ossido per protegerlo. Che? Perfetto, preciso. Muy preciso. Quel tubo là lo odio perché ogni volta che devo togliere la cassa filtro per rimetterlo è sempre un po' un problema. E nel frattempo che qua fanno i lavori condivido una cosa che io non sapevo, magari voi scrivetela nei commenti che siete più aggiornati di me. Qua in Brasile nelle moto piccoline non hanno l'ABS ma l'UBS, praticamente una frenata combinata all'inverso. Quando si pigia la pedana del freno posteriore, in automatico è un po' stringere il freno anteriore. Praticamente pigio qua e sento la leva dell'anteriore, sentite lo spazio vuoto? Dal mio punto di vista è un po' follia, però qua in Brasile nelle moto piccoline hanno questo sistema. E visto che ci siamo, si pulisce anche la vaschetta di espansione del radiatore. Andiamo a riempire il radiatore, guardate che bel colore. E per i più curiosi, questo è il prodotto utilizzato pronto all'uso con le sue caratteristiche industria brasilera. E dato che gli ho detto, ma ovviamente lo sanno, che il motore della Super Tenere scalda molto, andiamo ad aggiungere un 5% di questo prodotto che serve per portare il punto di ebollizione a più 15 gradi. In questo caso parliamo di motullo. Inoltre ora cerchiamo di fare un po' di pulizia perché, come già detto, dobbiamo sistemare un po' questi cavi, che ne sono tanti, anzi possiamo dire tranquillamente che ne sono troppi. Come sta, Susio? No, limpo. Sta perfetto. Perfetto, Questa è la pompa che ora andiamo ad aprire per cambiare il filtro della benzina. E questa è la situazione del filtro della benzina. Diciamo che è abbastanza suzio, era ora di cambiarlo. Io, se fosse usted, cambiava la bomba también. Cambiava la pompa? Quanto sale la pompa? Non sé, es lo mismo che... In Italia sa quanto sale la pompa? 900 euro. No, originale. No, se pone originale. E quanto sale non originale? Se pone... Piano che se rompe, muy fácil. Muy fácil. É mais muy fácil. Esse se rompe muy fácil. Gira. Vai ter que tirar o filtro. Mira, porque usted comprende que este tiene 140.000 kilómetros. Comprendo. Este non è lo mismo che lo freio. Voi comprendete che tiene 140.000 km, quindi è ora di cambiarlo, e mi dice che si può prendere non originale a circa 40 euro. Seguro? Seguro. Vamos a cambiar. Porque ese Se non funziona... porque mira, ese nosotros tenemos certeza que se rodó 140.000 kilómetros. Entiendo todo. Pero freio non se rodó 140.000 kilómetros. E já cambiamos. Mira, está perfeita, mas pelo preço e já está todo.
Abierto? No, no. 40 euro, Bosch. no más. No, no. 40 euro. Escuta, este foi mirar, o Vini foi mirar se tiene Bosch em estoque. Bosch è Mejor. mejor. Io credo che è il mismo originale. Ok, vamos a Vamos a mirar. Facciamo un sondaggio per voi. Dopo 140.000 km va cambiata la pompa della benzina? Vediamo cosa dicono loro. Eu digo o seguinte, que isto temos certeza que se rodou 140.000 km, porque esse da partida de motore, este funciona. Pero lo freio, por exemplo, em 140.000 km, eu creio que se freou 20.000 km, creio que nem isto se virou. E já cambiamos o aceite. Agora, esse temos que cambiar. Aproveitar que está aberto e se cambiar. Andiamo a vedere se troviamo la pompa. Appena arrivati in un posto dove vendono di tutto, è enorme. Tieni? Este para Chevrolet. Chevrolet? GM. È lo mismo? Essa é a mesma. Pero esto, è differente. pero esto acá es para poner la manguera acá, corrugado. Y este para encaje en la carcasa. Questo non si può. No se puede. Non si può. Tenemos que pegar en Gasparito. Otra tienda. Otra tienda. Ciao, ciao. No, costa 170 reale, che a grandi linee siamo intorno ai 28 euro, solo che l'attacco è leggermente diverso, quindi non possiamo utilizzarlo per la Tenerona. Ora andiamo in un altro negozio per capire se riusciamo a trovarlo proprio identico. Tienda Gasparetto. Qua siamo un po' in Italia. Questa è Bosch, questa è quella originale. Non è differente. Yo creo que esta No necesita, no sirve para nada. Porque ese calza acá, aquella pieza de plástico que saquei, lembra? Que saquei la pieza de plástico. Sì, sì. Ele prende acá, acá e acá. Esta è rotonda, esta no. Esta è rotonda. Questa no. Abbiamo visto che la parte sopra è identica, ma la parte sotto dove va messo il filtro, quella originale Yamaha, è rotonda, mentre questa è leggermente ovale. Vediamo se hanno anche il prefiltro. Allora, sono le 6 di pomeriggio, qua alle 6 si serra todo. È rimasta la Tenerona ancora più spoglia perché ho detto loro di controllare anche le forcelle, in quanto a maggio ho visto una leggera perdita nella forcella lato sinistro, quindi il paraolio non tiene più bene. Poi domani vi aggiorno anche sulla pompa, perché il filtro, che come potete vedere ha un attacco rotondo, nella pompa che abbiamo visto è leggermente ovale, ma domani mattina prendiamo la pompa, controlliamo tutto bene se il filtro si può adattare o meno. Nel frattempo, Tenerona, buonanotte. E domani mattina ovviamente, come aprono, mi ritrovano qua dentro, perché la Tenerona non si lascia, bisogna sempre controllarla. Dai. Di nuovo tornati in officina. Altra cosa che voglio condividere sulla moto, il filtro KN, il filtro che si può lavare con un detergente e poi ingrassare. In questa officina utilizzano solo filtri originali, di conseguenza non hanno il kit per pulirlo e al tempo stesso ingrassarlo. Quindi cosa è stato fatto? L'abbiamo lavato con la benzina e successivamente con uno sgrassante per lavare il carro, ovvero la macchina, e successivamente con uno spruzzino è stato aggiunto dell'olio W40. Questa procedura non è la procedura corretta, però qua abbiamo preguntato, abbiamo chiesto a delle officine che praticamente utilizzano questi filtri e loro non utilizzano mai il kit, bensì questa soluzione. Il motivo lo possiamo capire tutti, però al tempo stesso mi hanno garantito che funziona. Questa è la condizione del filtro pulito anche dall'altro lato. Questo filtro ha circa 100.000 km. Vi aggiorno anche sulla pompa scelta, alla fine abbiamo messo la nuova, è leggermente diverso l'attacco, ma comunque il filtro sembra tenere bene. Tiene bene. È differente, ma tiene bene. Buona? Bene. Questo è l'attacco leggermente diverso perché è ovale, però abbiamo visto che il filtro si adatta bene nonostante non è proprio rotondo come l'originale. Il parapolvere è stato pulito, ma è stato cambiato il paraolio. Per i più veterani, se vi ricordate, quel paraolio è stato cambiato ad Ushuaia e non era l'originale, come l'olio non era originale, mentre questa volta abbiamo utilizzato questo originale Yamalume. E sempre per i più curiosi, l'olio che è stato utilizzato ad Ushuaia è questo, ma preparatevi. Guardate la condizione dell'olio che stava dentro alle forcelle. Questo invece è l'olio che abbiamo utilizzato ora. Comprimi, isso.
Perfetto. Aqui, ó, tem na trava. O retentor. Para óleo. Para óleo. Isso aqui é o retentor. Isso aqui é arruela, bronzina e bronzina. Perfetto. Usa querosene. Recomendação da Yamaha, para ter ideia. E la Yamaha raccomanda di lavare tutto con il cherosene. Tu puoi limpiare? Esse eu passo na palha. Guardate quando è tutto pulito, che spettacolo! Così si lavora. Però abbiamo questo problema, ovvero, guardate, É bem superficial. acá è mejor, Aqui é pior. però tiene mucho kilómetro de ripio. Peraí. Mettiamo il parolio nuovo. Perfetto. Abbiamo tolto un pezzettino per dare un po' più di pressione. Ora forza un po' di più, quindi stringe un po' di più. Guarda pó. Trava. Tornovo. Arruela. Perfetto. Ora sta bene in posizione. Perfetto. E o guarda-pó. O guarda-pó é o mais legal de colocar. Parapolvere nuovo. Perfetto. E dato che dobbiamo sistemare anche tutto l'impianto elettrico, andiamo a collegare lui, ovvero lui. Intanto vi aggiorno, forcelle rimontate, ma abbiamo fatto una modifica dopo una mia richiesta e abbiamo incassate tra virgolette di 1 centimetro per avere la moto più caricata alla delantera, ovvero in avanti. Sono arrivato ad un punto che non capisco più se parlare spagnolo o italiano, anche se qua si parla portoghese, però stiamo apprendendo anche un po' di portoghese. Questo è il supporto del cavalletto laterale, si limpia todo, grasso intorno alla boccola, e visto che abbiamo fatto 30 si cambia anche l'olio e l'impianto della frizione. Questo tiene 10 anni. Qua in basso c'è lo spurgo, piano piano. E questo è l'olio utilizzato. Quindi stesso identico olio per l'impianto frenante che per l'idraulica della frizione. Adesso spurghiamo l'impianto dei freni, perché sono 5 anni che non cambio l'olio dei freni. Ora cambiamo altro punto dello spurgo e passiamo al serbatoio dietro. Ora smontiamo anche il paramotore per cercare di renderlo un po' più bello esteticamente, perché è leggermente ondulato. Grazie alla nostra caduta dove abbiamo ribaltato la moto. Vada qua. Questo è il motivo per cui tutto dovrebbe essere in acciaio, come le mie customizzazioni, che dopo tanti anni e tanti chilometri sono ancora come nuove. Però il paramotore sarebbe costato 3 volte tanto. Lavori quasi terminati, ma ora vi mostro la cosa più importante. Non so se ricordate l'impianto elettrico come stava messo. Partiamo da CG, vedete il LED blu che lampeggia perché ora è collegato. Il cavo passa in questo punto e va diretto ai poli negativo e positivo della batteria. Questo perché ha un doppio funzionamento, ovvero si possono collegare dei dispositivi per caricarli e al tempo stesso si può caricare la batteria della moto. Qua avevamo 6 collegamenti, ora ne vedete solo 3, idem per il polo positivo. È stato aggiunto un relè ed inoltre successivamente è stata aggiunta una scatola dei fusibili. In questa maniera è tutto più preciso, è tutto più facile da trovare, ma al tempo stesso è anche tutto più sicuro. Se vi interessano i dettagli, anche qua video pippone dedicato. La moto sta lista e sta pronta. Eccola qua, ora installiamo le valigie laterali e finalmente dopo 3 giorni in officina andiamo a provarla per ripartire verso le Ande. Appena tornato in struttura, tenerona parcheggiata. Prima di ripartire ho fatto 1000 tarature alle sospensioni, agendo ovviamente sul precarico, ma prima di parlarvene devo testarla con Sara e tutti i bagagli. Ora trovo un posticino per la vecchia pompa della benzina, perché averla di riserva non mi dispiace. Salgo da Sara, vado a controllare se il video che doveva fare l'ha fatto e se non l'ha fatto
è la fine per Sara ovviamente. E comunque per ora super soddisfatto del lavoro. Poi nei prossimi giorni con calma vi racconto le mie impressioni, vi dico se le sospensioni sono tarate bene per tutto il peso, farò ulteriori prove, ma comunque super soddisfatto perché la Tenerona sembra essere tornata come nuova. E se pensiamo quante ne ha passate, Assolutamente sono doppiamente soddisfatto. Detto questo, per i più curiosi, quanto ho pagato per tutti questi lavori? Scrivetelo nei commenti e se trovate questi contenuti interessanti iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video pippone / di viaggio. Ciao ragazzi!